Con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Pomeriggio, buona mattina cari amici di Smart & Healthy, e certo ho detto buon pomeriggio e buona mattina perché come di consueto sono in collegamento con Piero che lui si è alzato invece da 3 ore, noi da qualche ora in più, però il fuso orario ci aiuta da quel punto di vista lì. Diciamo le cose come stanno, mi sono alzato da 3 ore buongiorno. Vabbè, insomma, comunque buongiorno per te, buon pomeriggio per me, perché sono le 15, qualche minuto più, qualche minuto meno, quindi insomma io sono alzato da parecchio più prima di te, ma quello per ovvie ragioni di fuso orario, come si diceva. Settimana scorsa, come avete notato, non ci siamo stati, ma per motivi tecnici, e quindi siamo qui di nuovo con voi, cari amici. Una settimana senza di noi siete stati male, lo so, perché la nostalgia e quando uno stacca l'abitudinarietà, la consuetudine di ascoltare tutte le settimane, e invece settimana scorsa non abbiamo potuto, forse causa maggiore, andare in onda sia in diretta sia in radio sia in podcast, perché ovviamente insomma motivi tecnici non sono durati un giorno, e infatti abbiamo avuto, ma questo così lo dico per tranquillizzare chi non troverà la puntata di ieri, di martedì, di cortocircuito, perché abbiamo avuto una frazione di secondo, uno sbalzo elettrico che ha mantenuto tutto acceso tranne una cosa. Indovina cosa, Piero? Come minimo il mixer. No, il mixer è andato tutto a posto. Il computer si è riavviato e quindi ha non mandato a carte 48, ma insomma la registrazione della puntata non è stato possibile averla perché non aveva chiuso il programma della trasmissione, la messa in diretta senza chiudere la registrazione, e quindi ho la registrazione di 6 minuti con la chiusura della trasmissione, quindi non andremo. Ho provato a cercarla sulle file temporanei, non c'è stato verso perché ha registrato sopra e quindi ha cancellato il vecchio file e ne ha creato uno nuovo, e quindi cortocircuito non ci sarà questa settimana in streaming. E chi ci ha ascoltato bene, chi non ci ha ascoltato pace, mi dispiace. Alla fine allora non siamo stati gli unici da detto. No, è Trump che ci ha chiuso la corrente. Appicciamo un pulsante per un attimo. Potrebbe anche essere, visto che ci fa da autore della trasmissione, effettivamente sì, si è arrabbiato troppo per quello che abbiamo detto le scorse volte. Ci può stare. Strano che nessuno è venuto a bussare. A me, sai, ancora sono in Italia, però strano che non ti siano venuti a bussare da te, a cercarti. Ascolta, diciamo che non ci manca poi così tanto sostanzialmente, vista la situazione che sta creando il nostro tramite. No, speriamo di no, perché sennò vorrebbe dire chiudere la trasmissione, quindi quello non lo vogliamo, anzi, se dobbiamo chiuderla è perché lo vogliamo noi, non perché ci viene ciuffetto a dirci di chiuderla, ecco. Decisamente. Quindi ricordiamo un po' i nostri riferimenti, www.radiocentroweb.it per ritrovare le vecchie puntate. Nella pagina podcast c'è il link diretto alle puntate scorse, se no andate su Spotify, cercate Radio Centro Web Podcast e trovate Smart & Healthy. E quindi questo è.
questo è, cari amici, e che dire, ho citato Trump, ma perché negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, vabbè, oltre a fare un macello con tante situazioni politiche, c'è anche quella di tagliare i fondi ad Harvard, 3 milioni di dollari, giusto? Non miliardi. Per il momento si parla di milioni. Diciamo che il caro buon vecchio Donny si sta vendicando del fatto che non abbiano accettato il figlio ad Harvard, ma quello è un secondario. Ora potrebbe avere anche ragione, non me l'accettate, e allora, però vabbè, è una ripicca insomma un po' grossa, in effetti. Ripicca da bambino piccino, certo, certamente. Però allora ne approfittiamo anche per aprire un pochino il discorso universitario negli Stati Uniti. Ne avevamo accennato un pochino negli scorsi episodi, però nella realtà dei fatti non siamo mai entrati nel dettaglio. Diciamo che possiamo approfittare di questa nuova escalation tra il presidente e una delle università considerate più Ivy League prestigiose degli Stati Uniti per approfondire anche del mondo, senza falsa modestia, insomma. Diciamo che fondamentalmente la facoltà di legge di Harvard è probabilmente la più famosa a livello mondiale. Appunto, ci hanno studiato anche ex presidenti tipo Kennedy, Obama, insomma, non personaggi qualunque, insomma, e quindi lui non vuole di rotta i fondi, non è che dice ma me li tengo per me, no, li mando alle scuole professionali. No, allora diciamolo così, partiamo dall'inizio, perché questa è stata una battaglia un pochino non è solo degli ultimi giorni, ma ormai da qualche mese. L'amministrazione Trump ha intimato all'Università di Harvard di dargli i nomi degli studenti stranieri che hanno partecipato ad tra virgolette azioni politiche contro lo Stato di Israele e fondamentalmente a favore della Palestina. Ora, questo ovviamente ha portato innanzitutto al fatto che l'Università di Harvard di rispondere, te lo puoi dimenticare tranquillamente, e per fortuna l'hanno fatto, ma ovviamente essendo l'attuale amministrazione americana, un'amministrazione dove c'è un bambino piccoso che vuole il giochino come dice lui, ha iniziato a andare contro l'università dicendo che avrebbe tagliato i fondi, ha cercato di impedire che l'università potesse arruolare studenti stranieri per il prossimo anno. La Corte Suprema gli ha detto no, non la Corte Suprema, la Corte Costituzionale gli ha detto ciccio fermati, non ci pensare nemmeno, con un ordine temporaneo. Quindi diciamo tutta una serie di conseguenze che bisognerà poi vedere effettivamente che cosa comporteranno nel futuro, però tendenzialmente, considerato che nell'Università di Harvard il 25% degli studenti sono stranieri, in effetti è un bel numero, mettiamolo così. È un bel numero, sì, anche perché insomma la retta di Harvard, diciamo che la retta di Harvard non è propriamente economica, non è per tutti, no, per nulla proprio, e fondamentalmente, cioè, anche gli studenti stranieri comunque pagano la stessa retta di quelli americani, quindi non è che sai gli studenti stranieri vengono qui gratuitamente o comunque pagano una retta inferiore, no, pagano la stessa retta che pagano gli americani.
Eh sì, magari hanno delle agevolazioni a livello di borse di studio, ma se no la retta è uguale. Sì, Ma ma questo è più dall'Italia, eh. Cioè, magari lo stato di provenienza, visto che ti iscrivi ad Harvard, per dire ti sovvenziono per andarci, però è una questione di provenienza dello studente, ecco. sì, allora diciamo potrebbe essere anche un discorso di accordo tra le varie università che dicono Sì. ok, te mi mandi uno studente, io ti mando uno studente in cambio, te me ne mandi due, eccetera. Dall'altro lato c'è da capire un attimino come si svilupperà effettivamente questa situazione, perché Harvard comunque è il caso più eclatante, però ci sono state anche altre università, l'ultima la Columbia, dove che invece hanno fatto l'incontrario, cioè si stanno tra virgolette piegando al volere del governo, e ovviamente la parte amministrativa è stata parecchio criticata. Ci sono università dove stanno sostanzialmente diciamo, togliendo dai calendari gli eventi che avrebbero dovuto svolgersi per il fine anno. Insomma, non è una situazione semplice, mettiamola così. E quindi è Harvard da sola contro Trump. Al momento Vero. sì. Per ora è Harvard da solo contro Trump. Ma ha possibilità di vincere, sì. Dice non ho sovvenzioni, ma diciamo allora non avrebbero sovvenzioni l'università con quello che pagano gli studenti come retta potrebbe tranquillamente mantenersi attiva, diciamo così. La parte più preoccupante è questa continua ingerenza del governo in quello che riguarda l'ambito educativo. È, come si diceva negli scorsi episodi, questo fatto che questo andare contro gli stranieri, questo andare contro chi non esprime idee favorevoli all'attuale governo, sono cose che purtroppo stanno è un ripetersi della storia, mettiamola così. Sì. Non avrei potuto dirlo meglio, è vero. Poi dipende, cioè Harvard potrebbe anche dire: sapete cosa, fate quello che volete, noi rimaniamo dell'idea, no? Anche perché se no ne va del pensiero liberale, dell'uguaglianza e via dicendo. Che poi sostanzialmente è quello che stanno facendo. Harvard sì. Ricordati che faceva una cosa del genere. Esatto, per mantenere comunque tutta questa situazione, come dicevo prima. Però dipende per quanto, perché un anno ok, 2 anni no problem, però sai, finché c'hanno studenti non credo che abbia un calo di studenti Harvard. Allora bisognerebbe vedere, non lo so. Potrebbe anche succedere, perché tieni conto che comunque tutti gli studenti internazionali che vanno ad Harvard, ricercatori, professori, studenti veri e propri, eccetera, sono qui tutti comunque con un visto temporaneo. Ok. Quindi se l'amministrazione decide di non permettere più la concessione di questa tipologia di visto, Harvard praticamente perderebbe il 25% degli studenti che ha al momento. Harvard è così come qualsiasi altra università negli Stati Uniti. Certo. Ma c'è un tetto massimo a quanti stranieri possono avere le università? Non credo, nel senso che finché lo studente paga, va bene tutto.
Non Ne posso allora, non credo ci siano corsi a numero chiuso come esistono in Italia. Mettiamola così. Certo. Quindi fondamentalmente penso il limite sia fondamentalmente la capacità dei dormitori dell'università. Ok, più ce ne sta. Più ce A ne meno sta, che uno non stia fuori. Sì, anche quello è vero, però poi fondamentalmente esiste comunque chiamiamolo limite all'abilità di un professore di insegnare. Sì, certo. Sappiamo benissimo anche per esperienze delle università che non solo italiane che un conto è insegnare in una classe dove ci sono, per dire, faccio un esempio stupido, ma 20 persone, un conto è insegnare in una classe dove ce ne sono 50, magari anche più. Sì, dipende, sì. Dipende dal tipo di insegnamento, perché se è una classe frontale dove c'è il professore che parla e non interagisce, ce ne possono essere 10 come 100. Se invece, come stai dicendo te, c'è un corso dove c'è un'interazione tra studente e docente, il numero influisce parecchio. Sì, anche perché comunque devi dare un minimo di considerazione a tutti, non è che puoi dire questo sì mi sta simpatico, allora ci parlo per tutto il tempo, quello no mi sta antipatico, non devo collocarlo anche di striscio. No, certo. È più complicata la cosa. Sì. Decisamente. Ne vedremo delle belle, perché Trump ci dà sempre queste, tra virgolette, sono sarcastico, gioie, e purtroppo no, non sono gioie, cari amici. Sono cose abbastanza tristi. Cari amici, sono ironico. Purtroppo è così, la verità è, non è che vi posso dire guardate, stiamo scherzando, è tutta una barzelletta, anche se poi il personaggio tende ad essere una barzelletta per conto suo, invece no, invece purtroppo è la verità, e noi stiamo qui ad analizzare e ad aspettare, perché comunque rianalizzando, ricapitolando, Trump, vabbè, diciamo che per ripicca non ha tolto questi 3 milioni di fondi ad Harvard perché il figlio non è stato ammesso, e Harvard non cede, dice noi abbiamo una storia, abbiamo una etica, una politica, e noi stiamo così, noi non te lo ammettiamo. Ma perché non è stato ammesso? Penso perché comunque non avesse le crediti sufficienti per poter essere ammesso all'università di Harvard. Tieni conto che qui le università, soprattutto quelle a Ivy League, questa funzionano molto sui meriti scolastici, su quello che sul rendimento degli studenti, certo, e cose sì. simili. Quindi probabilmente il figliolo di Trump non aveva determinati sicuramente sufficienti per poter entrare a far parte del corpo studentesco di Harvard. Dall'altro lato, ovviamente, ora, questa è la ragione non ufficiale, ufficiosa. La ragione ufficiale dello scontro, come dicevo prima, è nata dal fatto che il governo americano ha richiesto appunto all'università i nomi di tutti gli studenti che avevano preso parte, sì, studenti stranieri che avevano preso parte a manifestazioni che riguardavano comunque la politica del governo americano sia negli anni passati che poi a maggior ragione dopo l'ultima elezione. Beh, certo. Giustamente, fondamentalmente l'università si è rifiutata di darli. No, certo, ma anche solo per mantenere la posizione, la propria posizione
di status, perché comunque è una situazione, una posizione, ma anche di prestigio se vuoi, dove non è che può dire vabbè sì, allora arriva il primo di turno e dice sì sì certo, che credibilità poi può avere in futuro? Assolutamente. Credo di sicuro. Capito, anche da quel punto di vista lì, non è che arriva, ma perché è Trump, ma potrebbe essere qualsiasi altro presidente, e dire oh voi allora ora fate così. No, noi rispettiamo le leggi, anche quelle che non ci piacciono, evidentemente, però certe richieste, certi ordini non li accettiamo, anche perché, ripeto, la credibilità può anche danneggiare a livello anche di immagine, perché uno studente va ad Harvard per il prestigio, oltre che per le capacità di insegnamento, perché evidentemente la qualità dei docenti ma anche della ricerca è alta. Se già un tassello come l'immagine e la credibilità vanno poi a sgretolarsi, poi dice sì va bene, oggi è la credibilità, è la tua posizione, e domani magari è anche la qualità dell'insegnamento, la qualità delle infrastrutture. E infrastrutture non intendo l'edificio, perché l'edificio evidentemente gli edifici sono lì in piedi da anni, ma penso a tutto quello che riguarda laboratori e quant'altro. Anche perché ora comunque diciamo, le infrastrutture di per sé, soprattutto con quelle che possono essere all'università, credo vengano mantenute nei migliori dei modi. Di sicuro, se io fossi uno studente che vede la propria università o comunque quell'università che ho scelto per la mia laurea concedere al governo che c'è in carica determinate cose, appunto, esatto, proprio quello, cioè non è che arriva il primo e si cala alle braghe, detta molto, molto duramente, dice oh, sei il presidente degli Stati Uniti, ma stai buono, stai tranquillo. Sì, dati un attimo una calmata, guarda che le cose non funzionano esattamente come pensi che funzionino. Anche perché non è che ha instaurato un dialogo, non è che è andato. Cioè, lì è stato proprio o fate quello che vi dico o sono cavoli vostri. No, sì, assolutamente. Infatti, non è quello che chiedi. Non è che è andata dal rettore, dal rettore dell'università, e ha detto guarda, noi vorremmo che la situazione si calmasse dal punto di vista delle manifestazioni, non è che puoi fare qualcosa per i tuoi studenti, noi ti veniamo incontro, anzi magari avrebbe potuto fare l'opposto, guarda, se vai a sedare le manifestazioni, ti diamo qualcosa in più. Avrebbe potuto, non ti dico corrompere, per carità, però invece no, fallo incontrare. Tieni conto che qui tutte le manifestazioni che ci sono state negli scorsi anni, compresi di campus in compagnia bella, per la maggior parte sono state represse tra virgolette violentemente. Sì. Sono state alcune università che hanno fatto entrare degli agenti del Mossad sotto copertura a sparare gas lacrimogeni. La Columbia è stata una di quelle. Cioè queste cose forse non si sanno, ma no, queste anzi devi raccontarle, perché io me le sono completamente persa questa notizia, quindi fondamentalmente è successo che anche nella seconda parte l'anno scorso, 2 anni fa, quando c'erano tutte le manifestazioni ovviamente pro Palestina, nei campus universitari, gli studenti sono stati tra virgolette rimossi in maniera non troppo gentile, mettiamola così, dalle
forze dell'ordine interne dell'università, quindi comunque dalla polizia del campus, e in alcuni casi l'Umbria University aveva fatto anche abbastanza scalpore. C'erano stati degli agenti del Mossad infiltrati all'interno dell'università che avevano sparato gas lacrimogeni urticanti contro gli studenti per farli stuprare. Questo è lo Stato di Israele che tutti supportano. Qui ovviamente per farti capire come la situazione qui negli Stati Uniti adesso, e non ci si stupisce poi che un governo come quello dell'attuale presidente, che vorrebbe addirittura controllare ciò che viene insegnato agli studenti, cerchi di avere i nomi di coloro stranieri che sono contro Israele e contro la politica dell'attuale amministrazione. Bene, Carviero, riprendiamo l'argomento tra poco, perché siamo giunti alla nostra pausa programmata, e niente, tra pochissimo torniamo. Rimanete lì. A dopo. Ben ritrovati, cari amici di Smart and Healthy, l'arte di essere fit senza far la fame, anche se oggi parliamo di educazione, università, e come dicevamo anche nella passata soprattutto puntata, ma anche nelle passate, perché è venuto fuori, questa notizia che stavamo commentando nella parte finale nella parte precedente, che sono intervenuti agenti del Mossad sotto copertura con i lacrimogeni per far sloggiare il sit-in degli studenti che si erano accampati. Questa cosa qui io onestamente non l'avevo ricevuta, vista da nessuna parte, cioè qualche volta qualche notizia viene fuori, no? Anche sui social, invece questa cosa nada, zero, e penso che qualcuno di noi qui in Italia, in Europa, molti di noi sia lo stesso. Quindi questo per ribadire il concetto di quando parlavamo di comunicazione, che molte cose vengono filtrate alla fonte, poi qualche testata giornalistica ci mette del suo, del proprio, però per molti casi come questo che ci stavi raccontando, Piero, vengono filtrate le notizie. Sì, diciamo che la cosa non mi stupisce minimamente, di questo già parlato anche nelle scorse puntate. Purtroppo queste notizie, che invece dovrebbero essere quelle che vengono date per far capire realmente com'è il polso della gente, non vengono assolutamente raccontate dai media normali, vuoi per interessi politici, vuoi perché comunque sono troppo a favore di una parte piuttosto che di un'altra, perché non sbagliamoci, non è solo da una parte. È ovvio che, come si è detto anche in passato, i media devono comunque creare paura, tensione, devono cercare di convogliare la conoscenza popolare solo ed esclusivamente dalla parte che fa comodo a chi governa in quel momento. Purtroppo funziona così, e la cosa migliore che una persona può fare è cercare di informarsi da mezzi indipendenti, da persone indipendenti che raccontano poi effettivamente quello che sta succedendo e non quello che ci viene filtrato in un'altra maniera. State attenti, questo lo aggiungo io, perché è vero che quello dice Piero è sacrosanto, è un po' come succedeva fino a una quindicina d'anni fa. Questa è esperienza personale, che quando ho vissuto in Spagna non c'era, guardavo i telegiornali in spagnolo, ovviamente, guardavo dove abitavo vicino a Barcellona i telegiornali locali, però poi le notizie andavo a cercarmele su internet, e si è trasformata in questa consuetudine di avere le notizie più su internet che su telegiornali e giornali, perché poi alla fine abbiamo solo uno spaccato e basta su internet, essendoci
tra virgolette, più spazio per pubblicare, non ci sono limiti di numero di articoli da pubblicare. Questo ha fatto una grande differenza, e siamo arrivati a un altro cambiamento del fatto che quello che viene pubblicato su internet dalle testate giornalistiche ufficiali, quelle che dovrebbero essere ufficiali, è filtrato, e bisogna andare a vedere gli indipendenti, come stavi dicendo te. Però tra gli indipendenti ci sono anche complottisti, quindi bisogna stare attenti. Cioè, allora, su questo sono chiaramente d'accordo con te. Mettiamola così, siamo filtrate bene, di sale in zucca. Sì, esatto, di logica, cioè non prendete tutto per oro colato, ma questo in generale, ok? Non prendete tutto per oro colato, però non fermatevi a una notizia sola, ecco. No, prima sì? Dimmi vero. Soprattutto come dicevi giustamente anche te, controllate che ciò che viene detto corrisponda alla realtà. Faccio un esempio stupido, siamo stati con mia moglie adesso a New York con degli amici anche, e siamo ritornati a vedere il museo dell'11 di settembre che hanno ampliato con altro materiale eccetera. È bella la seconda volta che ci si ritorna, anzi direi anche la terza, no la seconda, perché all'epoca la prima volta che siamo stati a New York non è ancora aperto. È la seconda volta che ci si ritorna, e più si ritorna, più si leggono certe cose o si ascoltano anche certe registrazioni che ognuno può ritrovare tranquillamente su internet, più ci si chiede come sia potuto succedere nella maniera in cui è successo. Anche mia moglie, che per certi versi è sempre stata diciamo portata più a seguire quello che era stato la cronaca che avevano dato all'epoca, ha cominciato a dirsi no ma aspetta, cioè, c'è qualcosa che non posso dire, che non torna, mettiamola così, rispetto a quello che è stato tutta la cronaca che ne avevano fatto eccetera. Quindi anche lì siamo, come dicevo prima, siamo tutti dotati di sale in zucca, utilizziamolo, forse non tutti, diciamo un buon 99% di noi. Poi sì, ci sono quelli che non sono dotati, ma e ne abbiamo purtroppo dei vari esempi, ma diciamo un buon 99% di noi è dotato di sale in zucca, quindi cominciamo ad utilizzarlo realmente e diciamo, detta male, a non farci prendere per il sellino da determinate persone. Poi per valutare bene la veridicità, ok, c'è anche dei campanelli d'allarme, no? Allora, principalmente, se non lo sapete, questo è un preambolo, se non lo sapete, le pagine internet vanno avanti molte volte con le pubblicità, ok? Quello è un campanello d'allarme finché ce n'è qualcuna, ok? È normale, perché comunque pubblicità danno modo di ripagarsi almeno lo spazio su internet, va bene? Ma quando ce n'è su un sito internet, ce n'è tante, ma tante intendo, che dopo che hai chiuso un pop-up, dopo 2 minuti che te sei a leggere, sei a capire, te se ne riapre un altro, dopo 2 minuti un'altra ancora. Quello è un campanellino d'allarme, per esempio. Sì, perché dice aspetta un attimo, forse questo sito non è proprio così tanto serio, attendibile da seguire, perché vive fondamentalmente di pubblicità, e poi il 99 su 100 quelle pubblicità che non c'entrano nemmeno nulla con l'argomento del sito stesso. Esatto, magari sono tutte pubblicità automatiche che vengono prelevate in automatico da altri gestori, altri siti internet che non c'entrano, come hai detto, che non c'entra niente con il sito in sé. Cioè magari il sito parla di notizie geopolitica e
e le pubblicità sono di vendita di cibo. salumi, di cibo, capito? E quindi questo dovrebbe, per darvi un esempio, questo è per dare un esempio, poi ce ne sono tante, anche per esempio, poi correggimi se sbaglio ovviamente, anche la durata del sito internet stesso, perché i siti internet che cercano di fare dei complottismi, dei sensazionalismi, sono siti che non hanno vita lunga di solito. No, fondamentalmente no, o comunque se hanno vita lunga è perché diciamo cambiano la tecnologia del sito per un periodo, poi ne mettono un'altra, poi ne cambiano un'altra volta. Tanto per dire, e anche per esempio viene fuori una notizia, sparo una notizia così bomba, no? Trump si fa il ciuffo viola, va bene? Ok, viene pubblicato da parrucchieriinternazionali.com, ma non so neanche se esiste. Non è detto però potrebbe essere un buon nome per un dominio, ragazzi, quindi potete prenderlo, non ce l'ha. Viene pubblicata questa notizia, ma la notizia precedente, no? Perché di solito i siti sono siti internet con la sezione blog, ma l'ultimo articolo di quando è? Fino a un anno ci può stare, perché magari un sito un annetto può stare fermo, anche il mio, quello che ho io, apprensionisportive.it, e ci sono degli articoli che hanno, o il podcast che ho io, Sport Riflessi, ho delle puntate conseguenziali e poi delle pause enormi, perché comunque non ho avuto modo di pubblicarle. Ma la durata, quando è l'ultimo articolo pubblicato? 2 anni? 3 anni? Questo dovrebbe farvi capito? Perché magari il sito è da 10 anni che c'è, però pubblica una notizia, proprio ora c'è stata la nomina del nuovo Papa, ogni morte di Papa. Quindi insomma quello è un... sì, c'ho Sky TG24 nel frattempo, per chi ci vede su YouTube. Detto questo, e poi tra le tante c'è anche da dire, ritornando al discorso principale, che Trump vorrebbe indicare cosa insegnare, cioè anche quella, sì, esatto, anche quella è abbastanza la dice lunga, pericolosa e seriale, nel senso che, come dicevo prima all'inizio, si sta tornando indietro con la storia e manca solo fondamentalmente a Roma del libro e poi sì, cioè, vabbè. Non è che a questo punto ci siamo così tanto lontani, è abbastanza grave, visto e considerato anche non solo proprio il fatto di per sé, ma anche quello che fondamentalmente uno studente paga per diciamo, accedere alle università qui negli Stati Uniti. Esatto, e poi sentirsi dire: guardate, non lo decidiamo noi, lo decide il capo dello Stato. Bene, andiamo in direzione di quello che ha scritto George Orwell. Esatto, non il è una cosa 1984, cioè sì, è una esatto, cosa così tanto leggera e per fortuna quello che sta succedendo è che quantomeno alcune università, non alcune università, si stanno rifiutando di piegarsi fondamentalmente a queste imposizioni, pseudo-imposizioni, e ogni università, no, questa è una battuta, si doterà di un esercito interno. Guarda, non ci si sarà di molto lontani fondamentalmente, se si va avanti veramente di molti così proprio perché comunque non è una situazione normale, non è una situazione dove
gli studenti possono anche sentirsi minimamente sicuri ad essere in un campus universitario. Sì, dovrebbe darti un senso di sicurezza, no? Sei in un campus, un ambiente protetto, dovrebbe essere. Inizialmente c'è una polizia interna, quindi tendenzialmente dovresti essere al sicuro. Che non è la psicopolizia di 1984, ma no, vabbè, per quella c'è l'AIS, quella tra le maniche. Cos'è? Praticamente diciamo, questo corpo creato dall'amministrazione Trump che è adito al trovare e al deportare immigrati illegali e quant'altro, o almeno dovrebbe. Poi nella realtà dei fatti hanno un po' boicottato anche persone che sarebbero qui legalmente. Ok, no, non hanno cioè prendono tutto. Sì, no, è sostanzialmente una copia della vecchia SS. No, sì, vabbè, una brutta copia. Fortunatamente. Sì, per ora sì, poi però bisogna capire quindi, cari amici, non andate negli Stati Uniti. No, assolutamente, anzi, ma sentivo stamattina, prima del collegamento, sembra che stiano riconsiderando anche il fatto che hanno dato i mondiali e le Olimpiadi agli Stati Uniti, giustamente. Questo deve essere il clima dove arrivano poi non solo i futuri spettatori, ma anche le squadre. No, anche le nazioni, insomma. Sì. Vabbè, la candidatura potrebbe essere a rischio Los Angeles 2028. Però sai, di qui al 2028 possono cambiare tante cose. Sì, possono cambiare tante cose. Sia in positivo che in negativo. Ecco, appunto. Per ora la direzione è quella della seconda ipotesi. Poi sta sì, se continua così sì. Ma che gli è preso a questi di votare? Sai, allora è come si diceva un po' nelle scorse puntate, no? Quando te vieni fondamentalmente educato dalla televisione al fatto che esistono due parti, quindi repubblicano o democratico, e eventuali candidati tra virgolette indipendenti non vengono minimamente pubblicizzati, perché non solo ci sarebbe stato il rischio che venissero votati molto di più che non da quali candidati, ma anche per il fatto che così praticamente scondineresti lo status quo di tutta la parte politica, perché non è solo la parte repubblicana, non è solo la parte democratica, ma di tutta la parte politica americana. Ecco perché noi vediamo. Sì, fa capire che però cioè oltre ai repubblicani e democratici ci sono anche gli indipendenti candidati. Sì, ci sono dei candidati indipendenti che però per essere ammessi al non tanto al ballottaggio presidenziale, ma quanto per essere ammessi alla visibilità durante il periodo delle candidature, devono necessariamente superare la soglia del 5% dei voti. Cosa succede? È ovvio che se te non fai pubblicità al candidato, o questo ha un potere mediatico talmente alto che riesce a farsi vedere talmente tanto oppure non supererà mai la soglia del 5%, e di conseguenza perché nessuno lo conosce e nessuno lo sa, sì. Esatto, di conseguenza il candidato indipendente non avrà mai la visibilità degli altri due a livello delle trasmissioni che poi precedono le elezioni. Sì. Non avrà mai modo di farsi conoscere realmente dal pubblico americano.
e questo mantiene lo status quo per i due partiti principali. Sì. È un bel dilemma, cioè, però vedi anche questo, questo rispetto al discorso dell'informazione, i media nazionali fanno passare il concetto che c'è soltanto i repubblicani e democratici e non c'è altro. Esattamente, ma tu tieni conto che i media nazionali qui, come anche in Italia, no, io dico quelli nostri qua, sono finanziati dai partiti ovviamente e ovviamente fanno l'interesse di chi paga soldi per. Certo, l'indipendente magari non ha tutti quei soldi perché sono indipendenti, il candidato dei repubblicani ha il partito repubblicano che magari comincia ad avere soldi piuttosto che, e ovviamente quello che succede è che i due candidati principali rimangono il repubblicano e il democratico e quegli altri ovviamente non si sa neanche chi sono. Poi tendenzialmente partiamo anche dal concetto che quello che è successo con Israele e la Palestina, ovviamente i democratici hanno preso la risonata che si sono meritati e fondamentalmente i repubblicani hanno giocato sul fatto tanto questi ovviamente pigliano la risonata, i candidati indipendenti che potrebbero aver preso più voti non li facciamo vedere, così perlomeno voti non abbiamo il pericolo che vengano considerati. Esatto, e noi vinciamo le elezioni. Funziona così poi la rielezione di Trump a questo giro. Sì. Poi la messa in scena del falso attentato. Sì, vabbè, ok. Sì. Quindi Piero ti dovrai fare il portavoce con Radio 100 di parlare dei candidati indipendenti. Ma quello non ne ho assolutamente problema, guarda. Non mi faccio minimamente problemi da questo. Parleremo qui in trasmissione a Radio 100 dei candidati indipendenti. Esatto. Bene, caro Piero, siamo arrivati in fondo anche oggi alla puntata. Non mi ricordo che numero perché una l'abbiamo saltata. E lo vedrete 18, 19, va bene? Sì, insomma, siamo vicini alla 20ª e quindi che dire, noi riprenderemo anche perché questo argomento sicuramente avrà degli sviluppi ulteriori. Questo credo che si tornerà senza ombra di dubbio. E niente, detto questo, ci aggiorniamo e ci vediamo io e te, e con i nostri ascoltatori ci ascolteremo settimana prossima con una nuova puntata di SmartNet. Intanto vi lascio a tutta la programmazione e non vi perdete le puntate passate, così almeno riprendete un po' il discorso se ve lo siete perso. Grazie Piero, ci vediamo mercoledì prossimo a questo punto. Vediamo mercoledì prossimo. Mercoledì 4 giugno, che non è festa, è il 4 luglio è festa, ma non. Esatto. Cioè no, qui è il 2, qui il 2 è festa e qui il 4 luglio in America. E parleremo anche in avvicinamento, parleremo anche del giorno di ringraziamento, indipendenza e quant'altro, così almeno insomma ci racconti un po' cosa fanno. Ma sai, già l'altro ieri il caro buon vecchio Doni ha fatto una discreta figura. Figura di cosa? Che fondamentalmente ha fatto l'altro ieri è stato Memorial Day qui per noi e ovviamente Memorial Day è il giorno in cui vengono ricordati i veterani che hanno perso la vita nelle varie guerre. Va bene. E questo potrebbe essere anche argomento della prossima puntata, così almeno. Esatto. E fondamentalmente il presidente degli Stati Uniti, anche il capo carica dell'esercito, è solito tenere in una delle varie accademie militari che ci sono sparse nel paese
un discorso che normalmente è rivolto al ricordo del sacrificio dei militari e quant'altro. Sì, patriottismo. Esatto, non anticipo niente, ma ti dico semplicemente che non è stato così. Bene, ottimo, ottimo. E questo, come parlavo io venerdì scorso di comunicazione, anche qui la comunicazione mi sa che ha fatto un bel pastrocchio il caro Donald, e settimana nuova parleremo anche di questo, quindi non vi perdete le prossime puntate. Grazie Piero. A te, alla prossima. Alla prossima, mercoledì prossimo c'è cortocircuito, ma mercoledì prossimo c'è Smartnet alle ore 15 puntuali. Ciao. Ciao.